E poi ho proprio paura di dire no, perché ho paura di essere rifiutata dicendo di no. Invece è ovvio, se tu dici di no quando veramente intendi no e la gente va via per quello, si fa una naturale selezione delle persone di cui ti circondi, no? Esatto. Per cui, però io ho paura di non essere amata, io voglio essere amata da tutti. Benvenuta a una nuova puntata di A Letto con Bianca, io sono Bianca Balti e oggi sono con Alessia Lanza! Ragazzi, sono io, sono stata invitata. In the house! Mi ha voluto lei, non l'ho pagata per invitarmi. È vero, confermo, no, grazie, sono super onorata della tua presenza e volevo chiederti di presentarti esattamente come vorresti essere ricordata. Può essere qualsiasi cosa, però tipo se volessi imporre un'idea di te sulla gente, quale sarebbe? In realtà la mia idea è dire sempre ciao, sono Alessia, ragazza molto semplice, arrivo dal posto più piccolo del mondo, mi piace la semplicità, le piccole cose, sono pronta a imparare tutto e sono molto curiosa. Questo mi sembra molto semplice, ma poi secondo me più durante le domande si percepisce la personalità di... Va bene, però mi è piaciuta questa cosa. Ti piace comunque, diciamo, mettere in evidenza la tua semplicità? Sì, secondo me sì. E devo dire che io ti conosco da 10 minuti, però ho percepito questa freschezza. Grazie. Allora, iniziamo subito a giocare, prego. Ok, andiamo, prendo quella centrale, classica scelta. Che confini devi imparare a mettere per proteggerti? Ma questa già partiamo proprio alla stragrande, Sì, proprio... una cosa leggera. Semplice, no? Con il tuo colore preferito, no? No. Ok, va bene, partiamo. Allora, confini che devo imparare a mettere per proteggermi, ma secondo me comunque va in base tanto alle esperienze di vita che a uno capita, le difficoltà, gli ostacoli che uno trova, sono molto personali. Quello che sicuramente devo imparare io è fare molta più attenzione magari con le persone che ho attorno. Okay. Quindi sono già molto cinica nei rapporti umani, sia per il lavoro, esperienza, amore, qualsiasi cosa, però secondo me devo imparare ad esserlo il giusto, né troppo né poco, questo secondo me. Perché tu hai il problema opposto al mio, ovvero ergi dei muri troppo alti? Sì, sono molto fredda. Chissà come ci si sente nei tuoi panni. E io sono curiosa dei tuoi invece, perché... ci vorrebbe una via di mezzo magari. Sì, una via di mezzo sarebbe l'ideale, perché io proprio, senza accorgermene ovviamente, però mi lascia calpestare abbastanza facilmente e poi ho proprio paura di dire no, perché ho paura di essere rifiutata dicendo di no. Invece è ovvio, se tu dici di no quando veramente intendi no e la gente va via per quello, si fa una naturale selezione delle persone di cui ti circondi, no? Esatto. Per cui, però io ho paura di non essere amata, io voglio essere amata da tutti. E invece io il contrario, nel senso che dico non sempre no, però sono molto fredda, quindi le persone a primo impatto dicono che sembra che sono super snob o che sono antipatica, ma che non è che sono antipatica, è che non so esattamente per quale motivo tu ti avvicini, quindi preferisco tenerti lontano per non rimanerci male, capito? Vabbè, allora ti devo chiedere, ma è una cosa che ti è venuta con la fama o sei sempre stata così? Sono sempre stata molto solitaria a prescindere, Sì. ma sicuramente il mio lavoro mi ha insegnato a fare ancora molta più attenzione alle persone che vogliono entrare nella tua sfera emotiva, di amici o a livello relazionale, insomma. E ti è mai successo, diciamo, questo comportamento nasce da un trauma, ovvero un episodio particolare che ti ha portato a proteggerti in questo modo o semplicemente è caratteriale? Guarda, io ne parlo spessissimo con la mia psicologa di questa cosa qua, perché anche io mi faccio un sacco di... Io oggi. Ti ringrazio. Allora dopo mi dici quanto... No, è che sono fatta così. Poi sicuramente ci sono tante cose che hanno peggiorato la situazione, ma secondo me il fatto di vincere la situazione, il fatto che ci sto provando a migliorare, lasciarmi più andare, cioè all'inizio anche magari andare alle feste per me era più un oddio che ansia, paranoie, cose varie. Sì. Invece parlando con una psicologa, spiegandole che proprio sono io che sono fredda, che faccio fatica, mi ha detto con calma, un passo alla volta, non è che devi buttare nelle cose. E adesso sta andando meglio con le feste? Sì, anche perché non che devo fare vita loca o in discoteca, ma comunque un lavoro che ti porta a stare al contatto con la gente, poi le persone
in sé hanno bisogno di rapporti sociali. Io a quanto pare no, però ogni tanto ti rendi conto che magari, cioè, mi rendo conto che sembro un po' troppo chiusa. No, soprattutto col nostro lavoro, immagina che ci siano comunque degli eventi a cui devi partecipare, Esatto. no? Per cui tu hai ansia sociale. Prima sì, molto di più. Adesso ho lavorato tantissimo in quest'anno, anche perché poi ho avuto una crescita lavorativa in questi ultimi 6 mesi che è stata esponenziale, sono stata molto contenta e quindi sono cresciuta insieme alla mia crescita lavorativa. Bravo. E quindi fortunatamente le cose hanno combaciato e quindi adesso sto meglio, ma prima facevo più Va difficoltà. bene, poi mi dai il numero della tua psicologa, ok? Perché io muoio di ansia sociale invece Ecco, quando devo andare agli eventi, per cui non ci vado e mi precludo un sacco di cose, no? Esatto, perché poi quando sei più sei obbligata, più dici oddio perché e diventa tutto ancora peggio, cioè le paranoie piccole così diventano immense. Invece... Sì, però mi dispiace perché penso che magari tra 10 anni guarderò indietro e dirò ma perché non sei andata a quella festa che era bellissima? Esatto, magari è la più inutile, ma se non ci fai non lo sai, incontri l'amica migliore che potrai avere nella tua vita o l'amore della tua vita, te lo stai perdendo, che ne sai? È vero. Bene, allora adesso mi devi far pescare tu la carta. Ok. Allora, non che cambi niente perché le carte io non le conosco, sono 52 per cui è impossibile conoscerle 52, tutte. giusto. Allora, descrivi la tua... niente, non la voglio fare perché l'abbiamo fatta troppe volte, se ti dispiace. Che Fa cosa? niente, era la relazione ideale. No, grazie. Siamo d'accordo, non No, la vogliamo passiamo fare alla prossima. questa. Pazza. Sto bene così. Sta carta sempre che esce, ma va a fare un bagno. Allora, come cambierebbe il tuo modo di vivere se fossi immune all'opinione altrui? Vabbè, questo sicuramente sarebbe un ottimo... Da una parte, secondo me, ci vuole una via di mezzo. Non fare troppa attenzione a quello che dicono gli altri, ma nemmeno far finta che non esistano i commenti delle persone, perché possono essere negativi, ma come aiutarti a crescere sostanzialmente, anche se sono negativi. Però se sono giusti per te, ti fanno crescere. Magari dico... Ultimamente mi è successo che una persona nel mio ambito lavorativo mi dicesse, mi mandasse un audio e mi dicesse Alessia, ultimamente sei proprio una stronza. Sono rimasta, ma non me l'aspettavo, la persona con cui ho avuto sempre... Una persona di cui ti fidi? Sì, a livello lavorativo. E quando ho sentito questo audio faccio cavolo, ho iniziato a ragionare su me stessa e mi sono resa conto che ultimamente per vari problemi miei personali mi sono anche chiusa a livello lavorativo, rispondevo male, ma senza motivo. E quindi è stato utile, cioè ho detto cavolo, ho pianto, ma... mi ha fatto capire che primo pianto, poi ho capito che forse non era così sbagliato e quindi sostanzialmente secondo me non la vivrei bene, ma nessuno secondo me la vivrebbe bene se facesse finta che i commenti non ci fossero, capito? Sì, hai ragione, è proprio un balance anche per me, un equilibrio, o meglio, non prendere tutti i commenti per buoni, però se ad esempio certi commenti si ripetono nel tempo anche tramite persone diverse, magari un filo di verità c'è, è vero, è un balance tra non ascoltare il commento di tutti, soprattutto nei nostri contesti, esatto, no? Sì. I commenti sui social di persone che si nascondono dietro fake profiles, certo. eccetera, eccetera, però in effetti è un balance e soprattutto se commenti nella mia vita, e parlo per me, si sono ripetuti, finalmente ho imparato a fermarmi e a dire, dopo aver pianto, dopo essermi arrabbiata, dopo tutto, Esatto. però finalmente ho imparato a dire, va bene, qual è il comune denominatore e sono io e magari è quella cosa lì e sì, cerchi di capire cosa puoi imparare anche da quello che ti dicono anche le persone che ti seguono, che poi ti seguono magari tutti i giorni, quindi ogni tanto sembra che mi conoscono più loro di me, perché ogni tanto magari sparisco un paio d'ore e mi dicono c'è qualcosa che non va, faccio ma come fanno a sapere che c'è qualcosa che non va solo perché mi vedono triste dalle espressioni, io dico oddio, cioè mi conoscono meglio di me ogni tanto, perciò secondo me possono insegnarci tanto. Sì. Va bene, allora, vai, vediamo che altro argomento pesante adesso tratteremo con la prossima carta. Un'altra sulla relazione come minimo. No, speriamo di no. Giuro. No, ti prego. Te lo giuro. Che parte di te hai paura di perdere in una relazione? Ok, dai, però è un po' più interessante di no. quell'altro, dai. Allora, io credo che al giorno d'oggi, per quanto noi parliamo di maschi, femmine, donne, uomini, parità, io credo che la cosa che ho più paura di perdere in una relazione è forse la mia parte lavorativa, perché mi succede tanto che magari quando mi prendo di una persona ascolto tanto ciò che dice, ma perché diventi la mia metà, capito? Certo. E ultimamente, poi non tutti sono così assolutamente, mi è capitato di fare difficoltà a uscire con persone che capissero quanto per me sia importante il mio lavoro. Certo. E quindi magari si sentivano
non sotto di me, perché non c'è questa cosa del sottosopra, però che facessero difficoltà ad accettare che magari io faccio un lavoro dove magari guadagno di più, capito? Ma non c'è niente di male, Certo, capito? Certo, e viene fuori in maniere strane, Sì, no? Perché ma non è una cosa del tipo, sai, ci ho riflettuto e il fatto che tu guadagni più di me mi dà fastidio. No, viene sempre fuori in altri modi, perché in effetti magari è difficile anche per l'uomo capire veramente perché sono frustrati, però è difficile sì, Sì. per una donna di successo, soprattutto giovane come te, immagino, trovare una persona che capisca, accetti. Sì. E quindi la paura che ho è più che altro di perdere magari, cioè conoscendomi potrei magari rinunciare a un po' di cose per far sentire a suo agio l'altra persona, che è sbagliatissimo, che è la cosa peggiore che puoi fare sia nei miei confronti che nei confronti dell'altra persona, però conoscendomi sbaglierei sicuramente quello. E pensi che potrebbe mai succedere che rinunceresti a una relazione invece per paura, visto che all'inizio mi hai detto che in effetti ergi dei muri molto alti intorno a te? Succede la stessa cosa nelle relazioni romantiche o no? Sì. Sì, ok. Adesso più che mai, cioè sono in un periodo in cui sono il ghiaccio più ghiaccio e non mi fido, pure che mi fa star male, questo magari perché comunque le esperienze a livello relazionale brutte e belle capitano a tutte, quindi Certo. magari sei più diffidente e non vuoi neanche stare male, giustamente, specialmente adesso, nel senso, io sono molto solare, molto positiva, ho bisogno di una persona che sia uguale a me, che mi sproni nelle mie cose, io voglio spronarlo nel suo lavoro, che sia come il mio, che sia diverso, questo per me è importantissimo. Io la cosa che ho più paura invece di perdere in una relazione, perché mi è successo, è proprio il tempo e l'energia, nel senso che purtroppo non ho, visto che sono singola al momento, non ho avuto relazioni, ancora non ho avuto il successo nella relazione, no? E per cui quando le cose in effetti sono difficili, la cosa più drenante è proprio il fatto che il tempo che passo a pensarci, a pensare come fissare le cose, come far funzionare le cose, ma se solo facessi così, cosa sta facendo? Cioè, perché le cose non vanno bene ovviamente, Certo. no? E per cui adesso ho paura di questa cosa e mi chiedo se tutte le relazioni siano così, perché per me sono sempre così. Capito, perché poi ognuno si abitua a un determinato tipo di relazione, quando le metti a confronto con quello degli altri dici cavolo, ma io non ho mai vissuto una cosa del genere, quindi magari il problema sono io, cioè sono io che ho qualcosa che non va. E poi in realtà basta solo avere pazienza e avvicinare le persone giuste. Io dico sempre, se avessi usato tutto il tempo che ho sprecato a pensare agli uomini per imparare, non so, le lingue, adesso saresti sarei poliglotta. mega poliglotta. Certo. Vedi, ognuno si può recuperare, hai tempo ancora per imparare tutte le lingue. Mai dire mai. Vabbè, passiamo alla prossima. Adesso basta relazioni. No, dai, è impossibile. È come Google, no, è come, non so, il telefono. Sì, appena dici relazioni e la carta esce. Tutte le cose. Allora, a che età ti sei resa conto che i tuoi genitori, se ti sei resa conto, insomma, però che i tuoi genitori erano umani e compivano degli sbagli? E da cosa lo hai capito? Allora, questa domanda in realtà cade a pennello perché? Perché 2 settimane fa ho litigato pesantemente con i miei genitori. Tutte e due? O? Tutti e due. Okay. E non ci ho parlato per una settimana, Okay. ma perché io sono molto orgogliosa, ho sbagliato io, me ne sono resa conto, il mio comportamento è stato immaturo, questo poco ma sicuro. Ma banalmente mi sono resa conto di questa cosa pochi giorni fa aprendo TikTok, Sì. quando un ragazzo ha pubblicato un video scrivendo ricordatevi che i vostri genitori stanno vivendo le cose con voi per la prima volta. E quindi mi sono resa conto e faccio cavolo, effettivamente ogni litigio, ogni cosa loro, cioè io sono anche la figlia più grande sostanzialmente, ogni cosa anche per loro è nuova, ogni litigio con me, ogni mia scelta, ogni mia roba, è la prima volta anche per loro, quindi Certo. come è un mio errore, stanno cercando anche loro di imparare da questo e faccio cavolo, ogni tanto penso veramente che loro dovrebbero sapere tutto, fare tutto, essere il top del top, ma chi l'ha deciso? Certo, Cioè certo. stiamo imparando insieme, stiamo È vero. crescendo insieme, questo mi ha infatti l'altro giorno sono rimasta là e faccio, sempre piangendo perché sono una piagnona, faccio effettivamente potevo anche evitare di non parlarci una settimana, perché anche loro non sapevano come reagire, Però posso capito? dirti da madre, tanto l'hanno fatto anche loro con i loro genitori, per cui non ti preoccupare, non avere troppi sensi di colpa, per cui di sicuro Questo è vero. ci sono passati anche loro. No, per me forse l'ho capito quando sono diventata madre, perché quando diventi madre dici, aspetta, sai quando hai questo senso di sicurezza quando sei con i tuoi genitori, magari tipo, non so, sei bambina e si spacca la macchina sotto una bufera di neve, nel mezzo del nulla, così, e tu pensi,
ma tanto ci Cioè, sono i miei i genitori, genitori. sanno che cosa fare, sono tranquilla, no? E poi diventi quella persona, la grande, e ti rendi Dice, conto adesso- che invece non sai. Ma per cui- banalmente quando mi dicono, cioè quando pensi, ci sono quelle cose che leggi sui social che dicono quando diventi grande devi vivere da sola e devi togliere tu gli insetti in casa. Dico, io non sono pronta a questa cosa. Cioè, io ho sempre chiamato mio padre a togliermi, cioè, non sono capace, cioè non esiste. Mi fa ridere perché questo esempio mi ricorda di me e del criceto che scappa dalla gabbietta e io che inizio. Per cui confermo che no. Ci sono certe cose che secondo me non sono fatte per me neanche quando sarò mamma, se lo sarò. Cioè, È per quello che sono forse- pronta. È per quello che io ho bisogno di un uomo nella mia vita, hai capito? Perché per il resto io sto a posto, è vero, per l'insetto invece È complicato. Vabbè, Oh. facciamo una carta. Cioè, adesso tu- Ok, questa mi piace perché vedi, dice be honest. Vabbè, noi siamo oneste, però vediamo qual è la domanda. C'è differenza tra la persona che mostri agli altri e chi sei veramente? E se sì, quale? Allora, non credo che ci sia differenza. Ok. Secondo me l'unica cosa che magari non mostro totalmente sui social è proprio magari i miei momenti di down, cioè nel senso io dico sempre quando sono giù, Mhm. perché a parte che lo percepiscono, perché purtroppo io se non lo voglio dire si percepisce dalla mia faccia, sono molto espressiva, cioè se no è no non mi voglio sforzare a fare le cose. Quindi maggiormente quello, però sono io, cioè gli dico quando qualcosa non va. Crei content anche quando sei preso male? Dipende, se me la sento, perché io trovo che comunque quando sei triste o quando sei arrabbiato sei molto più artista, capito? Ti esce ok. molto, cioè mi sfogo molto più così, ma che sia banalmente che mi metto a dipingere un quadro e lo posto su Instagram, un Certo. quadro banale, che ne so, uno stigma, un disegno, una Sì, casetta, sì. cioè per carità, però quello, ma come fare un TikTok con una canzone che mi piace, che sia triste, che mi rappresenta in quel momento, Certo, è capito? vero. È un mio modo di sfogarmi, è diventata, oltre ad essere il mio lavoro, mi piace proprio. Certo, è vero, è vero. E tu invece? Aspetta, qual era la domanda? No, quello, se vuoi ne scegliamo una. Sì, scegliamone un'altra. Scegliamo un'altra, facciamo botta e risposta e... Ok, vai. Non mi ricordo se tocca a me, a te, però Non lo so, facciamo... Ok, bella. Sei mai cambiata per adattarti e se sì, come? Cioè, adattarti a una situazione, a una persona? Allora, per me, nella mia testa, essere intelligente vuol dire essere in grado di adattarsi alle situazioni, non vuol dire cambiare. Vuol dire adattarsi in base alle tue capacità, alle tue conoscenze, alle tue esperienze di vita, qualsiasi cosa. Perciò, secondo me, in modo naturale, una persona, in base alla situazione in cui cambia, capito? Sono d'accordo anch'io, sì. Perché se fossimo tutti così coi paraocchi non ci sarebbe modo di comunicare tra di noi, un sacco di litigi. Secondo me bisogna essere molto aperti e anche nella situazione più difficile devi essere in grado di adattarti. Certo, secondo certo. me. Ma cambiare, io penso a me che sono un po' camaleontica, nel senso, e sono stata accusata di esserlo nelle mie relazioni, no? Per cui dicevano, se stai, non so, ti metti con uno, poi inizi a vestirti diversa, ascoltare la musica diversa, però io non ho capito mai questa accusa. No, io Non la è trovo normale, un'accusa, invece. cioè nel senso, io credo di essermi evoluta in tanti modi, no? Continuamente nella vita, non lo so, certe persone in effetti mi rendo conto che nascono una cosa e più o meno crescono e rimangono quella cosa. Io sono l'opposto. Io anche sono come Ed te. è normale che le relazioni, cioè, per esempio, una cosa bella delle mie relazioni è che tutti gli uomini con cui sono stata mi hanno fatto conoscere musica Cose nuova, diverse, esatto. sì, cibo diverso, Sono d'accordo. o posti diversi, o culture diverse, no? Esatto, è solo un modo di essere differente. Cioè, io anche sono più come te, preferisco proprio perché poi i tuoi valori alla fine rimangono sempre i tuoi valori. Certo. Non ci posso credere. È suonato il telefono. Pronto? Aspetta. Pronto? Ah, certo. Le passo subito l'Alessia. Che figuraccia. Non avevamo staccato il telefono, mi spiace. Non importa, è il bello della diretta. Doveva succedere anche questo. Niente, dai, facciamo un'ultima carta botta e risposta. Ok. Sceglila benissimo, mi raccomando. Ok. Chi è una persona che ammiri? Cosa ti piacerebbe imparare da lei o da lui? Bella. Una persona che ammiro è Michelle Hunziker. Mi piace da impazzire, sa cantare, ballare, sa presentare e quello che mi piacerebbe fare nella vita è presentare. Mai dire mai, oggi dico questo, domani magari la pittrice, ma non importa. Però lei è per me un grande punto di riferimento sotto quel punto di vista.
Per me, senza specificare una persona, tutte le donne imprenditoriali che veramente riescono a bilanciare famiglia e lavoro, perché comunque vedo quanto sia difficile e Già solo tu. sì, però poi vedo donne che fanno ancora di più e mi piacerebbe. È arrivato il momento nella mia vita in cui voglio fare ancora di più. È Guarda. bello quando è così. Sì, è bellissimo, Sì, vero? sì, sì. È stato bellissimo, veramente. Anche per me, molto divertente, Grazie anche mille. la telefonata. Ups, salutiamo. Ciao. Ciao. Grazie mille, davvero. Grazie a te, è stato un piacere.